Amici, inizia un'altra live. È passata una settimana e io ho il piacere, ho il privilegio di iniziare un'altra live. Per quanti di voi vorranno sostenere la mia attività, il mio canale, possono partecipare nella chat con la super chat, il super sticker, e possono anche abbonarsi al canale. Ops, il volume è acceso perché devo, stando con un cellulare, devo stare anche con l'altro. Vediamo, se vi abbonate al canale o se comprate super grazie sotto i miei video aiuterete molto questo canale. Allora vediamo un po', sto con il cellulare in mano. Molti di voi mi avete chiesto cosa ne pensavo delle elezioni politiche in Argentina. Farò questo video per i miei amici che mi seguono molto dall'Italia, ma lo potrei fare in spagnolo. Comunque lo faccio in italiano. Vediamo un po' di sistemare il cavalluccio. Lo faccio in italiano sto video perché la maggior parte del mio pubblico è in Italia. Poi ecco, un cileno anzi un italiano che parla spagnolo in cileno mi aveva dedicato un video, purtroppo non l'ha visto quasi nessuno. Epopea risorgimento, ciao epopea risorgimento, ciao Andrea Ronchetti, ciao, buon mercoledì a tutti, grazie per essere qua nella live. Siccome a più riprese mi avevano chiesto di dire qualcosa sulle elezioni politiche in Argentina, di dire qualcosa sulle elezioni politiche in Argentina, ci ho voluto fare una live. Naturalmente le cose in Argentina vanno malissimo. Non so se avete ascoltato che addirittura Rosario è una città, credo che sia una capitale, non so se di Cordova, non so, che sta in mano ai narcos. Spero che i supremi algoritmi di YouTube non si invippino. Vediamo un po'. Sì, che dovrebbe essere di Cordova. Che dei ladroni in moto, e se no Santa Fe, perdono, scusate. E il Rosario, capoluogo dell'anonimo dipartimento, è la città più grande e popolosa della provincia argentina di Santa Fe. È situata a circa 300 km a nord dalla capitale Buenos Aires e il suo porto sul margine occidentale è il più fra i grandi. E dicevo, in Rosario ci sono state, ma anche in altre città dell'Argentina, degli atti vandalici e delinquenziali così forti che addirittura i negozi chiudono prima dell'orario, come è successo in molte città della costa atlantica. E quindi bene, qua mi posso vedere se sto bene inquadrato. Sì, si vede più di quanto io potessi immaginare. Il clima in Argentina è molto rarefatto, è esplosivo, tant'è vero che c'è un'iperinflazione, cioè il peso argentino si devalua di un 10% al mese. In un anno una cosa che costava 10.000 pesos arriva a costare 20.000. Non so, il cambio con il dollaro aumenta ogni giorno vertiginosamente, si erode il potere acquisitivo del peso.
penso siano arrivati da un giorno a un altro dopo le passos, le elezioni passos, che non sono le vere elezioni ma sono come delle interne pubbliche, un po' difficile da spiegare, sono delle pre-elezioni. Invece di fare gli interni in ogni partito fanno delle prove di elezione. Vincendo Milei, il peso è passato dai 500 600 pesos per un dollaro a più di 800, e i prezzi si gonfiano in peso perché in dollari rimangono sempre uguali. Adesso l'incognita è chi vincerà veramente le elezioni. Già Milei le passo le ha vinte in 11 o 15 province argentine, non so quante ne ha l'Argentina. Allora, visto che non mi sono documentato, come sempre faccio un video al volo. Quantas quanto tiene allora, cuántas provincias tiene Argentina? 23 o 24. La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y una ciudad autónoma. Cada provincia tiene competencias legislative, cioè 23 province all'Argentina. Ogni tanto sembra che salta la live perché estás en vivo, sto dal vivo. C'è 23 province e una capitale federale che è territorio autonomo, cioè Buenos Aires, perché se succede qualcosa alla provincia di Buenos Aires non prendono il potere nella capitale federale, più o meno questa è l'idea. Però e quindi Milei ha vinto in pratica su più della metà delle province argentine nelle prove politiche, diciamo, e questo è importante saperlo perché già ha i voti cantati, diciamo, c'ha la vittoria cantata, meglio c'ha la vittoria in tasca. Ma come dire, chi è veramente Milei? È l'incognita che c'è in Argentina. Naturalmente si è conquistato molti detrattori perché lui non sta né di qua né di là. Si vede se vincerà con una maggioranza relativa, se farà delle alleanze, con chi si va a alleare. Qua diciamo si può osservare, io mentalmente osservo logicamente che la situazione è arrivata al limite. Per quanto mi riguarda, per quanto posso osservare da qui, la classe politica che c'è è odiata un po' da tutti. Quindi che dire, i kirchneristi, i peronisti, si direbbe che hanno molta paura di Milei, perché detengono il potere, qualcuno dice addirittura da 75 anni. Infatti avrebbero fatto cadere della Rua. Poi i kirchneristi, cioè i partitari tanto di Nestor Kirchner come di Cristina Kirchner, sono gli unici che, essendoci il loro governo, fanno manifestazioni a favore del governo, perché è sempre l'opposizione che manifesta contro il governo ufficiale, ma fare delle manifestazioni a sostegno del governo e contro l'opposizione è una cosa strana, perché che manifestazioni sono, che proteste sono? Protestare contro l'opposizione? Allora ecco che c'è un clima molto strano, perlomeno per quanto io riesco a vedere dalle reti sociali e per quanto io riesco anche a poter analizzare dalle persone che contatto
di là, dall'Argentina. È un clima rarefatto e questo Milei non si sa esattamente che orientamento ha fatto molte promesse, ha detto di essere libertario, che io è un termine che non ho mai ascoltato prima, sarò all'antica, ma per me esistevano i liberali i neoliberali, ma libertario proprio. E lui dice che è anche anarchista, quindi sarà anarchico liberale, non so, ma gli anarchico liberali non sono proprio anarchici, sono dei liberali estremi, dei liberali che vogliono fare quello che vogliono, quindi sono dei neoliberali. Infatti vuole dollarizzare l'economia dell'Argentina come ha fatto Carlos Saúl Menem, con dei risultati che in un primo tempo erano buoni, ma che in un secondo tempo lasciarono sempre più a desiderare. Infatti dovettero togliere la convertibilità con il dollaro perché i prezzi aumentarono troppo, e poi togliendo la convertibilità con il dollaro aumentò l'inflazione, perché il peso non vale nulla. La gente si crede che ricevendo dollari o un peso convertibile in dollari il loro potere acquisitivo salga. Magari si riesce a calmierare i prezzi, ma di sicuro gli stipendi non aumentano in relazione al dollaro, perché gli stipendi sono direttamente proporzionali, e questo lo si è visto con l'euro, alla produzione di ricchezza. Cioè non è che aumenta il potere acquisitivo dello stipendio se tu invece di lire prendi euro, perché si fa il cambio al cambio ufficiale, tu prendi gli euro che devi prendere. Tu aumenta il potere acquisitivo dello stipendio se in relazione all'inflazione ti pagano di più. E quando ti pagano di più, se nella fabbrica dove lavori si produce molto di più, oppure si riesce a vendere molto di più, per esempio all'estero, allora entrano molti più quattrini e si può fare una migliore ridistribuzione della ricchezza. Se invece si continua a guadagnare lo stesso in quella fabbrica, per quanto ti paghino in libbre sterline invece che in lire o in euro, tu guadagni lo stesso. Si fa il cambio, quanto era, mezzo milione di lire, vabbè, 250 euro oppure 180 libbre sterline, come vuoi essere pagato? Se invece aumenta il guadagno della fabbrica, si può dire vabbè, facciamo un 20% di aumento sullo stipendio, perché è un po' come il vecchio proverbio, il vecchio adagio: che pesa di più, il vecchio indovinello, perdono, che pesa di più, un chilo di paglia o un chilo di piombo o un chilo di piume? E c'è chi dice sempre un chilo di piombo, invece è sempre un chilo. Allora il tuo stipendio pesa di più in dollari o in pesos argentinos? In realtà in partenza è sempre lo stesso stipendio. Quello che cambia è che in Argentina giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno si devalorizza il peso argentino di un 10% al giorno. Fa che tu esci di casa con 10 euro, ci compri qualcosa in Italia, il giorno dopo ci compri il 10% meno, dopo un mese il 10% meno, dopo un anno il 120% meno. Quindi se questo girafino costava 100 euro il primo gennaio 2023, il primo gennaio 2024 costa 200 euro, oppure te ne compri uno grande la metà o meno, perché hanno lo stesso trasporto tutte e due, spese di trasporto. E quindi la gente preferisce essere pagata con una moneta parificata al dollaro, perché pensa così non si svalorizza mai, perché sta vincolata al dollaro. Però in questo modo salgono le spese, perché lo stipendio non aumenta, ma i costi per mantenere il peso vincolato al dollaro, se non c'è una produzione di ricchezza, quindi non ci sono delle tasse che entrano per mantenere una moneta, il dollaro, vincolata alla propria, che vale molto di meno,
fa sì che bisogni mantenere artificialmente il peso alto, perché non basterebbero tutte le riserve in dollari del paese per fare questa parità cambiaria. Allora alla fine poi aumenta il deficit pubblico, quando la ragione della dollarizzazione sarebbe abbassare il debito pubblico. E quindi con questo vi devo lasciare. Ciao ciao belli, ciao e grazie di aver partecipato.